Amici e amiche di Wikos, bentornati o benvenuti. Io sono Wally, questo è Setup, come sapete è la rubrica nella quale parliamo di giochi da tavolo. Negli ultimi episodi abbiamo introdotto una succosa novità, ovvero il valletto, colui che mi porta il gioco del giorno. Prego valletto. Avrai anche un premio a cavallo addirittura, accidenti, vuoi fare un saluto? Non lo fai il saluto perché... aspetta, hai ragione, tieni caro. Ecco a te, vai pure, grazie mille. Ecco qui il giochino di oggi, una scatola di metallo con sopra scritto Sushi Go, un giochino di carte carinissimo, da 2 a 5 giocatori, la partita è veramente veloce. Si spiega in un minuto e quindi ora lo vediamo. Mi piacciono! Come sempre. Queste sono le carte contenute all'interno del mazzo di Sushi Go. Come funziona Sushi Go? Si basa su una meccanica di draft, ovvero ogni giocatore ha in mano un tot di carte, ne sceglierà una ad ogni turno e passerà il restante mazzo al giocatore successivo. Quindi questo cosa vuol dire? Che tutte le carte che sono in gioco verranno via via viste da tutti, solo che i mazzettini in mano si assottiglieranno perché ogni volta prelevo una carta per giocare in carta. Come faccio i punti in Sushi Go? Molto semplicemente ci sono vari tipi di carte, abbiamo i nigiri, abbiamo la tempura, abbiamo i ravioli, abbiamo il sashimi. Sono tutti carinissimi, tra l'altro, hanno tutti una faccettina bellissima. I raviolini poi sono cucciolosissimi. Ecco il sashimi, ve li faccio vedere perché sono belli. E via discorrendo. Allora, sotto ogni carta ha un punteggio, ad esempio il nigiri con l'uovo dà un punto semplicemente giocandolo davanti a me. La tempura invece ha bisogno di 2 carte tempura per darmi 5 punti. I ravioli invece come funzionano? 1, 3, 6, 10, 15, ovvero un raviolo mi dà un punto, 2 ravioli me ne dà 3, 3 ravioli 6 e così via. Il sashimi invece ha tris, sashimi per 3 uguale 10. I maki invece sono particolari perché sono di 3 tipi diversi, da 1, da 2 o da 3 maki, ma non è che se io ne faccio 1000 allora faccio 1000 punti, no, perché semplicemente alla fine del round chi avrà più maki farà 6 punti, chi ne avrà subito sotto, quindi la seconda posizione, farà 3 punti. Quindi io posso averne giocati 40 e l'altro giocatore averne giocato 1, io farò 6 punti e l'altro giocatore farà 3 punti. Quindi caricarsi di maki, come andare al sushi giustamente, ci si intoppa con troppo rischio. Il wasabi che cosa fa? Quando io lo gioco metterò sopra di esso un nigiri successivamente e quel nigiri moltiplicherà il suo punteggio per 3. Le ultime 2 carte del gioco sono il budino, classico dessert da giapponese, e le bacchette. Come funzionano? Intanto tutte le carte che io ho giocato davanti a me verranno scartate. L'unica che rimane tra un round e l'altro, sono 3 round ogni partita, è il budino, perché il budino non mi dà punti alla fine di ogni round, ma mi dà punti solo ed esclusivamente alla fine della partita. Chi avrà più budini guadagnerà 6 punti, chi ne avrà meno perderà 6 punti. Quindi bisogna fare incetta di budini perché altrimenti ti fa perdere 2 punti. Mentre invece le bacchette sono una carta che non vale assolutamente niente, ma ti dà la possibilità di scambiare per 2 carte anziché una. Come dicevamo prima, ogni turno io scelgo una carta dalla mia mano e la gioco coperta davanti a me. Quando tutti hanno scelto la rivelo e poi avrò le mie carte che mi daranno punteggio. Se io ho giocato le bacchette davanti a me, facciamo finta che questa sia la mia mano di carte, così vi faccio vedere, posso riprendere in mano le bacchette dicendo Sushi Go, le rimetto in mano e anziché una carta ne sceglierò 2. Ok, andiamo a fare una prova velocissima per farvi capire come funziona il gioco. Quindi ho distribuito 10 carte a questo giocatore che non esiste, ho distribuito 10 carte a me che esisto e adesso da questo pool di carte io andrò a selezionare una carta che metterò coperta davanti a me. Quindi io deciderò di prendere la carta del sashimi, me ne servono comunque 3, ricordiamo, per fare 10 punti, e la metterò coperta davanti a me. L'altro giocatore ne sceglierà una, ovviamente io non le guardo, la metterà coperta davanti a sé. Quando entrambi abbiamo scelto le riveliamo. Tac e tac, lui ha usato le bacchette e io ho usato il sashimi. Il mio mazzo passa a lui, il suo mazzo passa a me. E quindi ora andiamo a vedere cosa c'è qui in questa mano e deciderò di prendere un altro sashimi che metterò coperto davanti a me e lui ne selezionerà un'altra. Il gioco prosegue in questo modo fino a quando le carte dei mazzettini non sono terminate, si contano i punti del round e alla fine di 3 round chi ha fatto più punti vince la partita. E questo era il divertente Sushi Go! Un gioco di carte velocissimo nel quale dovrete ottenere appunto la combinazione di piatti di sushi migliore sfruttando tutte le carte che sono in gioco, che vedrete durante ogni round. È un gioco semplicissimo, divertente e veloce che consiglio a tutti perché è molto rapido come svolgimento e si apprende velocemente. E poi non ci si può non lasciare affascinare da questi raviolini così pucciosi.
Sono belle le immagini, sono belle le carte e il gioco fa quello che deve, né di più né di meno. E poi, cosa fondamentale, vuoi poter dire Sushigo quando rimetti in mano le bacchette? Questo è fondamentale, i miei amici non lo fanno, va fatto, bisogna dirlo, Sushigo, perché è importante. Bene ragazzi, dopo questa stupidata vi do appuntamento al prossimo video e vi ricordo come sempre che non ci sono solo io su Wikos, dietro mi fanno dei segnali di fumo per ricordarvi che ci trovate su Facebook, su Instagram, su TikTok, su X, su Twitch, su YouTube per trovare tutti i contenuti di Wikos, non solo Wally con il suo setup. Alla prossima! Sayonara!